Con questo acquisto la Juventus si aggiudica matematicamente lo scudetto, la Coppa Italia e la Champions League. E posso dire, triplete fatto e posso andarmene. Ciao! Ciao ragazzi, sono Pingo e benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi torniamo con la serie del calciomercato, parliamo di Juventus perché la vecchia signora è fottutamente scatenata sul mercato. Giuntoli ha detto datemi soldi, faccio il mercato della vita e si è portato a casa Khéphren Thuram. Per chi non sapesse chi è, penso che dovete farvi qualche esame di coscienza, visto che è il fratello di Marcus Thuram, nonché figlio di Lilian Thuram, una leggenda della Juventus, e visto che il fratello è andato all'Inter, tanti pensavano che potesse andare anche proprio Khéphren all'Inter a parametro zero il prossimo anno. Si è parlato anche di Milan, ma Giuntoli ha detto no, me lo porto a casa io, e ce l'ha fatta. E occhio per questo ragazzo al Nizza, ha fatto veramente tanto bene. Si è parlato veramente tanto anche di squadre inglesi su di lui, invece il cuore bianconero ha deciso, diciamolo, di portarlo a Torino. Occhio, perché vorrei vederlo nel derby Italia. Per me Khéphren e Marcus le tirano in santa ragione, due cazzotti, quelle pazzeschi. Ma torniamo a noi. Allora, andremo a vedere come sempre le sue skill, come che qualcuno non le conoscesse già, e a fine video vi dico un po' qualità-prezzo e di quello che può dare alla Juventus del presente, ma soprattutto a quella del futuro. Calma, perché secondo me finirà malissimo. Ma per iniziare vi ricordo un like, commenti, iscrizione, se non fate con ciò che ovviamente il picchio con il classico ormai telecomando, e vi ricordo più da 85% voi guarda i miei video per un'iscrizione al canale. Persone cattivissime. Guardate che eleganza con questa maglietta gialla evidenziatore orribile. Ma va bene, partiamo. Eccoci qua, vi lascio sempre in descrizione il video originale e il link ovviamente del canale da cui prendo i video come sempre. Andiamo. Guarda che gambe. C'ha 13 gambe, questo qua diventerà 7 volte Thuram, non Thuram, volevo dire Pogba. Occhio, perché secondo me potrà succedere. Guardate! Che forza fisica! È un armadio, quindi occhio, è giovane, interessante. Come, ripeto, secondo me diventerà veramente forte questo. E nel centrocampo che sta costruendo la Juve potrà essere veramente devastante in Italia e in Europa questo ragazzo. Quindi attenzione. Occhio, non giocò mai. Panchinaro fisso. Thiago Motta ha detto no, non lo voglio più. Numeri strani. Ma dove è passato? Ma che è? Vabbè, numeri. Guarda che roba che sta facendo questo. Bella, Guarda che va via di fisico un armadio. E di famiglia essere grossi. E soprattutto veloci. Dio santo. Guarda che bella sponda. Bel gol. Questo qua calcia a destra, a sinistro. Pim pum pam pum. Non gliene frega niente. Mi piace. Occhio, perché ripeto, il centrocampo che sta costruendo la Juventus, se viene completo quello che vuole fare, Giuntoli e Thiago Motta, secondo me potrebbe essere veramente che passaggio gli ha fatto problematico per qualsiasi altra squadra in Italia, e ripeto può creare problemi anche in Europa, perché hanno già preso Douglas Luiz, hanno preso Thuram, si sta parlando di Koopmeiners, dopo bisogna vedere, perché il problema è che la Juventus deve comunque dare dei soldi, trovare dei soldi, non so chi potrà vendere in cambio, perché dovrà vendere qualcuno, perché fino all'altro giorno era indagata in malo modo. Non è che adesso è arrivato Giuntoli e Thiago Motta e possono spendere 200 miliardi senza problemi, devono comunque contenersi. Però magari vendono un chiesa della situazione, con quei soldi possono comprare, o comunque far quasi uno scambio, dico, con quei soldi vendo a 30, compro 30, magari do un giovane, come hanno già fatto appunto per Douglas Luiz, che hanno mandato via 2 giovani, Barrenechea e come si chiama, Ayling Junior, più tot milioni per lui, che potrebbero fare così anche con Koopmeiners, visto che all'Atalanta gli piacciono i giovani, e anche per li fanno crescere. Occhio, non penso che diano per esempio via un Ildiz per prendersi come si chiama, Koopmeiners, anche perché per me sarebbe un suicidio. Però occhio perché la Juventus è strana. Vedremo tutto, però ripeto, si sta scatenando in malo modo sul mercato e creerà problemi, ripeto. Guarda che cacchio di cosa aveva fatto. Guarda che apertura, chi è? Ruud Gullit. Questa capigliatura un po' ci assomiglia. Non è uguale in tutto il resto, però occhio a Ruud Gullit. Ruud Gullit francese. Guardalo qua, guardalo quanto è grosso, è un armadio che corre. È tipo Marcus, uguale. Guardate!
Non lo tiri giù manco con un bulldozer, mi sembra Lukaku. Ai tempi d'oro, solo che peserà 20 grammi in totale, ma questo è un altro conto. Guarda, non lo tiri giù! Guarda, lo cerco di sgambettare in 14. Incredibile. Guarda quanto è grosso! Cioè, guardate quanto cavolo è alto in confronto agli altri. Cioè, sembra che stia giocando un ragazzo di 20 anni con i ragazzi dell'Under 12. Uguale. Guarda che numero! Di fisico! Meritava il gol. Dice di no. Cosa dato fa? Incredibile. Guarda che fisico! Lo prova! È impossibile questa parola. Guarda come si destreggia in mezzo a 5, non ha paura. Il primo dribbling che sbaglia alla Juventus fa panchina fissa, questo ve lo dico. Una volta perde palle per un contropiede, guarda che cacchio hanno fatto i difensori, guarda che numero ha fatto, fa gol. No! Meritava. Non è un goleador, ovviamente. Però è buono di testa, è buono di destro, buono di sinistro. Occhio come dica a centrocampo questo, Perché, ripeto, è veramente un grande acquisto. E con Douglas Luiz mettono un centrocampo veramente molto fisico. Poi, ripeto, se mettono anche un Cobb Mainers, comunque non è enorme, però comunque il suo ce l'ha. Quindi, occhio. Beh, se Giunto riesce a chiudere quell'affare, guarda che cosa ha fatto qui, potrebbe essere veramente problemi. Sicuramente in Serie A. In Europa forse magari potranno peccare in qualcosa, però dipenderà tutto da Thiago Motta stesso, Questo l'abbiamo visto. Prima esperienza nella panchina della Juventus, una big. Ripeto, per me, Thiago Motta, come ho già detto nel video in cui andate a recuperarlo qua sopra o a fine video, o stecca malamente facendo una stagione orribile come ha fatto per esempio il Napoli quest'anno, ci arriva fuori dalle coppe, oppure vince il campionato con 20 punti di vantaggio come minimo, perché ha il gioco giusto, ha i talenti giusti. Poi si parla anche di un altro acquisto che molto probabilmente non avverrà, perché ci sono tante squadre che hanno più soldi che se lo vogliono prendere, e cioè parlo di Calafiori. Però occhio, perché questa Juventus, ripeto, ha tanti talenti, e stanno parlando anche di altri acquisti che potrebbero arrivare dalla Germania. E vi ho detto tutto. Calma. Guarda qua intanto che numero aveva fatto. Guarda che va via di fisico, un mostro! Rigore, arbitro? No, punizione al limite. Allora, che dirvi? Voto qualità-prezzo l'hanno pagato, perché l'hanno pagato, però da un anno della scadenza ci può stare il valore? Sì. Quindi io vi dico, voto qualità-prezzo per me è un 8 pieno, perché ripeto, questo ragazzo è veramente giovane, interessante, ha comunque, possiamo dirlo, il cuore bianconero, visto che comunque suo papà ha vinto scudetti con la Juve. Mentre festeggiavano lo scudetto, sia Marcus sia lui erano in campo con la metà della Juve. Marcus adesso ti picchio, però non lo so. Ripeto, dipenderà, come ho già detto anche per altri acquisti, come si ambienterà in Italia, perché comunque è un campionato diverso. Una cosa magari, chiedo scusa per gli uccellini sottofondo, ma è così, sono fuori di casa e fanno bordello sugli alberi, li mortacci loro. Una roba magari è il Douglas Luiz della situazione che arriva dalla Premier League, che è un campionato fisico, intenso, cattivo, e in cui si può ambientare facilmente in Serie A. Una cosa è arrivare dal campionato francese, che è completamente un'altra cosa, perché abbiamo visto magari in Francia il classico Mbappé che fa 50 gol, 50 assist, dopo arriva a fare il campionato magari il prossimo anno in Liga e magari non fa niente. O per esempio in Francia nei suoi europei è abbastanza imbarazzante, a parte un rigore non ha ancora segnato niente. Dopo non so quando uscirà questo video, probabilmente ancora che deve ancora finire l'europeo, però nel senso, attualmente quando io sto registrando ha fatto un gol su rigore, fine. Mbappé, con la Francia che non è una squadretta scarsa. Occhio, perché questo Thuram per me, non dico forse già dal mondiale, se fa una buona stagione con la Juventus, per me in questi 2 anni può prendersi un posto a titolare in questa Francia, anche perché Kanté purtroppo c'è la sua età e non ce la farà più a giocare, anche perché ormai c'ha più cammelli in casa lui che altro, e quindi un bel centrocampo Thuram Camavinga o Thuram Ciuciameni. Mi piace. Vabbè ragazzi, fatemi sapere voi nei commenti. Scusatemi, il voto di lui, di Thuram per il futuro della Juventus, stavo dimenticando, chiedo scusa, è un 9 pienissimo. Questo ragazzo è veramente
devastante, pauroso, e secondo me potrà dare veramente tanto alla Juventus del presente, ma soprattutto a quella del futuro. Quindi che dirvi, like, commenti, iscrizioni, fatemi sapere voi nei commenti se ovviamente Thuram potrà devastare il campionato di Serie A e magari dare fastidio alla corsa a scudetto del fratello, e magari provarlo ad alzarglielo in faccia. Spero di no, da interista, quindi Kefren, fatti i cacchi tui. Instagram, YouTube e TikTok, non posso dire altro che non so quando, non so come, non so perché, ma l'importante è dire: giuntoli, stai facendo un lavoro pazzesco e l'immortacci tua. No, Pingualè, ciao, e ripeto, fatemi sapere voi nei commenti se questo acquisto come Thuram potrà essere veramente decisivo per il campionato della Juventus. E non solo, voglio sapere sia da Juventini ma anche da non. Occhio, per come dire una prediction, se succede che questo si ambienta, per me finisce malissimo. Appunto se succede, mamma mia, ciao e occhio.